Premiamo F5. Perfetto, come vedete è stato creato sotto forma di albero il nostro l'elenco di tutti i nostri file e delle nostre cartelle, riproducendo tutto il contenuto sotto forma insomma di elenco ad albero, andando a leggere ricorsivamente il contenuto di ogni sottocartella. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con le ultime modifiche per quanto riguarda il nostro cloud. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andremo a definire la sezione File Manager, che ci permetterà anche nello specifico successivamente di poter modificare i nostri file. Quindi per prima cosa ci spostiamo in backend e definiamo una nuova sezione che la chiamiamo File Manager. Descrizione, sezione dedicata alla gestione dei file del nostro CMS. Poi ci spostiamo in amministra pagine, sezione File Manager, e definiamo una nuova pagina che la utilizzeremo come link nella sezione del menu principale, che la chiamiamo File Manager. Identificativo alfanumerico File Manager. Descrizione, pagina dedicata alla gestione dei file del CMS. Nome file contenuto principale non ne specifichiamo, contenuto secondario neanche, reindirizzamento lo completiamo dopo, una volta che completiamo la pagina del menu secondario. Visibilità menu, menu principale, posizione voce la impostiamo alla numero 7 e associamo i permessi per l'utente che sta definendo la pagina. Bene, come vedete è stato creato il link correttamente. Ora definiamo una nuova pagina che la chiamiamo gestione file, identificativo gestione file, descrizione pagina dedicata alla modifica dei file del CMS. Nome file contenuto principale gestione file.php. Creiamo il file con il form per l'inserimento dei dati. Contenuto secondario non ne specifichiamo. Redirect lo modifichiamo successivamente alla creazione della pagina. Visibilità menu, menu secondario, posizione voce 1 e associamo i permessi. Bene, poi rientriamo in File Manager e modifichiamo il redirect a gestione file, e per finire gestione file modifichiamo il redirect a se stesso. Perfetto, quindi ci spostiamo in File Manager. Perfetto, e qua vedremo di strutturare il nostro File Manager, quindi la pagina che ci permetterà di gestire i nostri file. Allora, l'idea è di inserire una colonna qui al lato dove genereremo l'elenco ad albero di tutte le nostre directory con tutti i nostri file, permettendo quindi la navigazione all'interno delle cartelle, e qua al lato invece un box dove verrà caricato l'IDE per la modifica dei nostri file. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor, apriamo il file appena creato, quindi all'interno della sezione File Manager apriamo il file gestione file e per prima cosa andiamo ad eliminare la parte del recupero dei nostri errori. Poi eliminiamo il form, perché non dovremo in realtà inoltrare nessun dato, e modifichiamo la nostra tabella. Quindi eliminiamo la cella con la stampa dell'errore, eliminiamo la riga con il pulsante per l'inoltro dei dati, e all'interno del primo TD gli eliminiamo la classe, quindi class campo,
e gli diciamo style overflow x due punti scroll. Quindi andiamo a inserire in caso di eccesso nelle dimensioni di larghezza lo scroll del contenuto, quindi la possibilità di poter scrollare il contenuto, e poi gli aggiungiamo anche un max width di 20 WW. Quindi lì impostiamo il viewport. Perfetto. Poi all'interno del TD definiamo un div, gli diciamo style width 100%, quindi prenderà il 100% della cella che lo ospita. Poi gli diamo un'altezza di 80 VH, anche qua applichiamo il viewport, e poi gli diciamo overflow -y scroll, quindi anche in questo caso il contenuto in eccesso in verticale verrà nascosto e applicato lo scroll, quindi la visualizzazione tramite lo scroll del contenuto, e poi gli diciamo float left. Perfetto, quindi apriamo e chiudiamo il nostro div. Poi nel secondo TD gli diamo width quindi width 75%, anzi glielo eliminiamo in modo che vada a prenderselo in automatico, quindi non gli diamo neanche le dimensioni, e all'interno del TD inseriamo un ulteriore div, gli diciamo style width 100% e height lo impostiamo uguale all'altro contenitore, quindi 80 VH, e anche a questo contenitore gli diciamo float left. Perfetto, aperto e chiuso il nostro div. Per il momento lasciamo gli HR, vediamo il risultato, quindi salviamo, premiamo F5. Perfetto, come vedete la pagina è stata impostata al 100% per quanto riguarda le dimensioni in altezza, e visto che ci siamo, allora eliminiamo gli HR e alla tabella gli assegniamo un bordo settato ad 1, F5. In realtà però all'altro TD gli diamo un width di 75%, vediamo un attimino, F5, perfetto, questa era la riproduzione che intendevo. Ora vediamo di migliorare anche la nostra tabella, quindi innanzitutto gli diciamo che il bordo, quindi style border trattino collapsed, lo impostiamo collapsed in modo da eliminare il doppio bordo. Perfetto, e direi che ci siamo. Magari possiamo anche dirgli border style dotted, lo mettiamo puntinato, vediamo un po'. Perfetto, in modo che sia un po' più chiaro. Bene, quindi questa diciamo sarà la struttura del nostro editor per la gestione dei file. Ora,
Qua, come abbiamo anticipato, dobbiamo caricare il menu con l'elenco di tutti i nostri file e cartelle in base alla directory selezionata. Allora, in realtà vogliamo andare a caricare di default tutto il contenuto della cartella htdocs, in modo da poter andare nel caso a modificare ogni file presente all'interno del nostro CMS. Ovviamente non lo applicheremo per tutti i file, ma per alcune tipologie. Quindi innanzitutto all'interno del div che deve contenere il nostro elenco, apriamo il PHP e lo richiudiamo e definiamo la variabile root uguale al percorso che vogliamo aprire di default. Noi vogliamo aprire la cartella Apache 24 /htdocs ho messo una O in più, quindi htdocs. Bene, poi gli diciamo if dir sarà uguale a opendir di $root. Quindi se è una cartella, in questo caso lo è, lo sappiamo per certo, andiamo innanzitutto a strutturare il nostro elenco e lo struttureremo inizializzando un menu, quindi un UL. Quindi lo apriamo e lo richiudiamo. Perfetto. Poi gli diciamo while $i è uguale a readdir di root /i è il risultato di questa associazione. Quindi lo racchiudiamo ulteriormente in due tonde. Scusate, while readdir, perdonatemi, quindi dicevamo lo racchiudiamo il risultato all'interno di ulteriori due tonde. È diverso da false, quindi c'è una corrispondenza nella lettura. All'interno del ciclo while facciamo ulteriormente il controllo per eliminare il punto e i due punti che vengono letti con la funzione readdir, quindi gli diremo if i è diverso da punto and $i è diverso dai due punti, come abbiamo fatto per la sezione cloud. Ci stampiamo un LI punto $i punto e chiudiamo il nostro LI. Perfetto. Salviamo e vediamo il risultato, quindi premiamo F5. Perfetto, e come vedete è stato riprodotto l'elenco della root Apache, quindi abbiamo il file action, la cartella bat e tutti gli altri file. Perfetto, ora dobbiamo fare un'ulteriore suddivisione tra ovviamente le cartelle e i nostri file, come abbiamo fatto nel nostro cloud. Quindi andremo a caricare l'immagine di riferimento per quanto riguarda il nostro file, oppure la cartella per ovviamente le directory. Quindi vi diremo ulteriormente if isdir
Qua in questo caso ci va root./i, quindi se una cartella, il file, scusate, la variabile è selezionata, quindi la variabile i, allora apriamo e chiudiamo le graffe, chiudiamo il PHP e lo riapriamo, e qua ci stampiamo l'LI per quanto riguarda le nostre cartelle, quindi gli diremo LI, visto che ci siamo all'LI gli eliminiamo i punti, quindi gli diciamo anche style, list style none, bene, poi chiudiamo l'LI, apriamo il tag img, gli diciamo src icone / folder.png, gli diamo una larghezza di 35 pixel, bene, e ci stampiamo la nostra variabile i in questo modo. Quindi questo nel caso della cartella, altrimenti, quindi else, se stiamo considerando un file, innanzitutto andiamo a ricavarci con il PHP l'estensione del file, quindi est sarà uguale a pathinfo $i, virgola, pathinfo _ extension, quindi ricaviamo l'estensione, cioè una S in più, perfetto, e poi allo stesso modo definiamo LI, scusate, al di fuori del PHP, definiamo LI style list style none, apriamo il tag img src icone / qua ci va stampata la variabile est .png with 20 pixel, chiudiamo il tag img, ci stampiamo la variabile i e chiudiamo l'LI. Perfetto, quindi salviamo, F5, bene, e come vedete per quanto riguarda le cartelle si va a prendere ovviamente l'immagine di riferimento per quanto riguarda la cartella, e per i file li associa correttamente l'immagine. Visto che ci siamo, le nostre variabili i le distanziamo dalla foto, cioè dall'immagine. Ok, direi che ci siamo, e ovviamente in questo modo stiamo andando a riprodurre soltanto l'elenco statico della root htdocs. Ora quello che vogliamo fare in realtà è andare a visualizzare ricorsivamente tutto il contenuto di ogni cartella sotto forma di albero. Quindi in realtà questa parte di codice dove viene generato il nostro elenco la dovremo ripetere più volte. Quindi quello che possiamo fare è innanzitutto definire una funzione in PHP che la chiamiamo opendir, che prende in ingresso la root, e ad ogni chiamata questa funzione ci va a generare il nostro
elenco. Bene. E la spostiamo, tutta questa parte di codice, come intestazione del nostro file. Quindi la spostiamo qua su. Perfetto, salviamo e ovviamente vi faccio notare come premendo F5 ovviamente il contenuto del nostro elenco sparisce perché la chiamata alla funzione non è stata inizializzata. Ora, per poter rieseguire e quindi visualizzare nuovamente il nostro elenco, all'interno del nostro div apriamo il PHP e gli diciamo opendir e gli passiamo come valore iniziale la nostra root. Quindi salviamo, F5 e come vedete ora abbiamo riprodotto nuovamente il nostro elenco. Bene, quindi dicevamo che in realtà quando il nostro script, quindi la nostra funzione incontra un ulteriore directory, deve nuovamente riverificare il contenuto e ristamparci il contenuto di quella directory e così via. Quindi quello che possiamo fare noi all'interno della nostra funzione, se si tratta di una cartella, quindi all'interno di questo condizionale if, prima gli facciamo stampare l'LI con la nostra cartella e poi gli diciamo ulteriormente LI style list style none e all'interno di questo LI apriamo il PHP e richiamiamo nuovamente la funzione open dir e andiamo a passargli come valore root slash $i. Quindi salviamo, premiamo F5. Perfetto, come vedete è stato creato sotto forma di albero il nostro l'elenco di tutti i nostri file e delle nostre cartelle, riproducendo tutto il contenuto sotto forma insomma di elenco ad albero, andando a leggere ricorsivamente il contenuto di ogni sottocartella. Ora possiamo notare per esempio come però man mano che ci addentriamo nelle subdirectory il testo venga tagliato o meglio mandato a campo perché comanda il max width che abbiamo dato alla tabella e quindi l'LI non va a prendere il 100% in realtà del div. Quindi per ovviare a questo problema dobbiamo ai nostri LI aggiungergli l'attributo white space e dirgli no wrap. Quindi lo applichiamo a tutti i nostri LI e direi che per oggi ci siamo. Premiamo F5, ci spostiamo dove abbiamo riscontrato l'errore, quindi all'interno della cartella language. Come vedete ora il testo è allineato perfettamente alla nostra immagine. Bene, direi che sta funzionando correttamente. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida imposteremo la navigazione all'interno delle nostre cartelle. Quindi andremo a nascondere tutto il contenuto delle sottodirectory e lo attiveremo soltanto al click sulla directory selezionata.